senza sapere come va, nulla. Colpi di scena su colpi di scena. Purtroppo la nostra macchinina nera ha fatto caput, deceduta, e si sentiva negli ultimi giri che stava tirando le cuoia. Quindi ringrazio tantissimo Max che, non avendo un pilota sulla sua seconda macchina, me la presterà per questa gara e vedremo un po' cosa succederà. Manca mezz'ora alla partenza, salirò sopra senza aver messo posto l'assetto, senza sapere come va, nulla. Quindi incognita come è stato per la gara scorsa. Speriamo di andare a dar fastidio ad Alberto, anche se anche in questa gara sarà molto avanti, sarà molto difficile, ma qua c'è un po' di goccioline e con queste condizioni non si sa mai. Via con gara 2. Prime curve con questa macchina, è molto complicato capire subito quali sono i pregi e i difetti su un'auto appena presa in mano, soprattutto in un giro di ricognizione, ma comunque, non avendola mai provata, queste prime curve sono fondamentali per riuscire a capire il più possibile, anche se è molto difficile. Le prime sensazioni che avverto sono un'auto molto sottosterzante. Per chi non lo sapesse, il sottosterzo è quando tu vai a curvare e la macchina, invece che seguire la curva, va dritta. È una grave difficoltà quando si va a frenare nel caricare l'anteriore per fare in modo che gli pneumatici non blocchino. Buon grip dietro generale e finalmente un buon motore. Sale su bene di giri, non è vuoto sotto, anche con le marce più lunghe per far più percorrenza non si avverte quella fiacchezza che c'era sull'altra auto, quindi molto bene. Sta piovigginando. Dovrò sfruttare questi primi momenti dove gli altri probabilmente staranno attenti e cercheranno di capire la situazione. Io non posso più fare calcoli, devo attaccare. E tra parentesi, questa Predator in gara 1 con un altro pilota ha finito più o meno tipo penultimo, terzultimo. Quindi per questo sto dicendo che non ho molte indicazioni sulla macchina. Partenza molto buona, farò il contrario di tutti gli altri questa volta. Invece che seguire tutti all'interno, sarò all'esterno e incrocerò sulla seconda curva. Ormai l'ho capito, in questa categoria, per non essere sorpassati, tutti stanno all'interno per proteggere la posizione, però si crea un imbuto e vanno tutti molto più lenti. Quindi, come al solito, proverò a incrociare andando un pelo più lento nella prima curva per uscire come un cannone nella seconda. No ragazzi, è incredibile, in 5 curve sono primo di categoria. In gara 2 partivo praticamente ultimo e dopo 12 giri di gara mi trovo in testa. Adesso davanti ho solo PC15 e mi sta balenando in testa una malsana idea: andare a fare podio generale. Ma questo è Alberto, cioè, che carenata mi ha tirato e mi chiede anche scusa, ma va.
andarmi da qui immediatamente perché lì dietro tra poco scatta il finimondo. Scappa Luca, scappa! Ok, ho raggiunto di nuovo la PC15 davanti a me che sta lottando per il podio. Dietro Alberto ha preso un pochino e se la sta lottando con Azzori. È il momento perfetto per passarla perché lo vedo molto in difficoltà in queste condizioni e provare ad andare a prendere quelli là davanti. Accendi, accendi! Accendo, sto dormo, accendo. Minchia accendo, tutte cose a tortare. Non è possibile. Come al solito, chi troppo vuole, nulla stringe. Stavo per fare il capolavoro del weekend e invece nella iaia. Ve la spiego un attimo sotto il profilo tecnico. In queste condizioni abbiamo una striscia gommata e una striscia non gommata. Quando si prova il sorpasso nella striscia non gommata si ha molto più grip, perché con la pioggia la striscia gommata diventa tipo una saponetta, ma proprio tiene un 50% meno rispetto a quella non gommata. Quindi cosa succede? Nel momento che si inseriscono le auto insieme, nel momento in cui si incrocia la traiettoria ideale che è gommata, l'auto che è all'interno schizza fuori dalla traiettoria se è un pelo troppo veloce e nel caso che non ci sia nessuno, quando scorre verso l'esterno ritrova la striscia non gommata e ritorna verso l'interno, come è stato nei primi giri insieme ad Alberto, non so se ve lo ricordate. Invece al contrario, se si ha uno molto vicino all'esterno e se si esagera un pochino, per esempio in un sorpasso all'interno, la macchina schizza verso l'esterno e succede quello che avete visto. I started out dumb, sprung off a hood rat, listen to the radio, shit that I could rap. But nothing changed, I was stuck in the game, 'cause everybody in the industry was fucking with me. Adesso non ci resta che guardare Alberto, almeno lui, vediamo se riesce a fare una buona gara, dopo avermi tirato anche 3 ruotate. Lord knows how they hate me, got a player in the courtroom, please don't let him bring me out. Been dealt a lot of bad cards, nothing as a thug, got my best, don't trust him in the però la macchina scusa. Aspetta, il motore il motore lascia paura. Secondo me mi sono trovato perso e ho detto che cazzo sta succedendo? Sei sono insabbiato? Praticamente? Vedi chi è quella? Dov'è? Questa? Vai a chiedere i soldi ad Albe. Ah, mi ha toccato anche a me, Albe. È sua. Quello che sono insabbiato, ma basta. Fuori macchina, sono entrato in traiettoria. Sono partito di merda, ho pattinato fino alla esima. No, io penso... No, dopo che mi vengo ti dico, Allora, non sarei durato perché ho fatto solo... prendeteri al limite con tutto. Ero al limite cioè io facevo le pure così. E perché? Perché Cioè, abbiamo avuto il suo all'ultimo secondo. Però ho detto, fammela godere per un attimo. Lui si è cagato. Ma non hai visto che sei cagato, Allora c'è stato un momento in cui ho visto una macchina bianca passarmi, dico chi cazzo è sto qua? Vedo il casco, questo casco qua, dico no.
Non è possibile. Alla seconda curva. La seconda curva. No, lì sono arrivato lungo, infatti ti ho toccato. No, che lungo, mi hai tirato prima una ruotata in staccata. Poi siamo usciti fuori No, e in mi hai staccata ruotato. non ero io. Probabilmente era quello di fianco a te. In uscita mi hai dato una ruotata. Eh sì, perché sono arrivato lungo, non Ma che c'era lungo era sul rettilineo! Eravamo lì così, mi hai guardato, boom! Ho detto, che cazzo stai facendo? No. E tu mi fai, scusa sto cazzo, cioè. Sotto sterzo della Madonna dico cazzo non faccio più la curva, e allora mi sono appoggiato alla tua fiancata. Il problema è che non riuscivo Ma più a perché tu ti riprendere. appoggi, non esplodi e io invece mi appoggio e No, la esplodo? differenza è che io mi sono appoggiato a te proprio. No, eravamo già dentro. Siamo solo in macchina. Lì sono stati meglio di me che con le goccioline andavi di sotto la manetta. quello che è Quando sono successo a entrato me. nella traiettoria, la macchina mi ha fatto così, perché questo signore in quel momento lì non ci ha Allargava un pensato. Io appena vai sulla traccia non gommata, la macchina girava ed era a posto. Sì. Invece qua al solito sono esploso, ma ho preso la macchina che avevo già capito al primo giro. Cioè, Non stare in strada. il motore, veramente un Di motore. assetto facevi cagare. Non hai capito. Facevi cagare. Come andavo in giro? No, andavi. Cioè, ero al limite, bloccavo dappertutto. Infatti- Però non posso che fare i complimenti al caro Albert perché sto giro mi ha inculato. Che cosa dire? Le sfighe in sto sport non esistono, conta il risultato. Quindi è arrivato davanti. Complimenti. Grazie. Sembriamo Lorenzo Dovizioso. Puoi stasera insultarci su Facebook. Bene, avete visto lo scontro con Alberto. Che dire, la macchina questa andava di motore il doppio. Mi dispiace non aver finito dignitosamente la gara, ma insomma le gare sono così. Fa niente, gli diamo questa vittoria ad Alberto, che oltretutto se la merita, sono sincero, veramente ha guidato veramente forte questo weekend. Ringrazio il buon Max che mi ha messo a disposizione la sua seconda macchina, visto che il secondo pilota ha dato forfait. Sì. Devo dire, E sono contento perché così l'ha guidata lui, che è uno che schiaccia, e mi ha detto che funziona. Io sono contentissimo. ha funzionato per solo 2 giri e mezzo. Vabbè, quello è un altro Grazie alla Sim Racing Zone per questa esperienza, grazie a Max ancora per avermi prestato l'auto per la seconda gara. I race vlog di auto, come avete visto negli ultimi video, non saranno gli ultimi. Vi aspetto al rally di Monza il 7, 8, 9 dicembre. Gas e ci vediamo al prossimo video.